Immaginate una piccola città di provincia dalla storia millenaria, dove la vita scorre tranquilla. Ecco, ora immaginate cosa può succedere quando in una città come questa arriva la mafia. Questo è Viterbo. A guidare l'associazione c'è un imprenditore calabrese, Giuseppe Trovato, e il suo braccio destro albanese, Ismael Rebesci. Dammi di chi tu mi sto tenendo, capo tu è finito. Anche per te? Ti rompo il culo. Ti rompo, facciamo la guerra. Così. Senza niente più per rispetto, il rispetto non spazziamo al caso. C'è una bella fusione calabrese e albanese. A posto. È la meglio fusione che c'è in tutto il mondo. Mio cugino vecchio ha detto. Ci siamo e basta. Tempo è nostro. E lo tempo nostro. Ancora oggi la mafia si insedia nelle nostre città con il suo repertorio di violenza e intimidazioni, perché mafie come l''ndrangheta non smettono mai di conquistare nuovi territori. Qui un'organizzazione voleva prendersi la città. A guidare il gruppo un calabrese, Giuseppe Trovato, legato ai Trovato di Lamezia Terme, un pezzo d'Indrina dei Giampà. Trovato aveva già 3 compro oro, ma li voleva tutti, eliminando la concorrenza. È iniziato tutto quando iniziamo a passare questi oggetti strani. Guardano, ti fissano, guardano, le fissano, poi punto in bianco, ti salta la macchina. No, 1, 2 a te. 2. La richiesta che ti è stata fatta, cioè... Nessuno. Mai nessuno. Mai nessuno. Questa è la cosa inquietante. Cioè loro ti volevano condizionare a tal punto da chiudere. Sì. Senza mai chiedere. Dirti nulla. Di intimidazioni, estorsioni, minacce, non le hai subite solo tu. No, non ho sbagliato. Io avevo 51 atti intimidatori. E a me mi hanno rovinato l'esistenza e la vita. La persona che mi riguarda personalmente è Peppino Trovato. Per lui, secondo me, era diventata un'ossessione. Quando inizia quest'incubo? Allora, hanno iniziato verso fine settembre, se non mi ricordo male, ma hanno dato fuoco alla mia prima macchina. Io poi non sono di Viterbo, ma sono di Terni. Quindi già sapevano dove lei abitava? Ma certo che lo sapevano, ma mi seguivano. Dopo 15 giorni della prima macchina, io avevo la macchina di mia cognata, ma hanno dato fuoco alla macchina di mia cognata. Dopo un mese e qualcosa, una mattina vengo al lavoro, al negozio, praticamente tutti i vetri frantumati, presi a martellate. Ah, quindi proprio un atto di... Con 2 ceri votivi in terra. 2? Ceri, quelli che si mettono al cimitero. Lì ho Era cominciato un'indicazione. veramente, non sospettavo di nessuno, però ho cominciato veramente a avere paura. Dopo di quella, le 2 teste con i proiettili sulla fronte, Aspetta, come le 2 teste? 2 teste di animale mozzato con 2 proiettili agganciate alla serranda, Così. così. Dopo quelle hanno provato a dargli fuoco al negozio, quindi ho chiamato i carabinieri e dopo un po' ho chiuso perché mi ammazzavano loro, tanto era, secondo me se non avrei chiuso era quello. Qual era la strategia? Cosa voleva fare? E chiudere e rimanere solo lui, dominare il mercato dell'oro a Viterbo. C'erano quasi riusciti. Oh, appena. Com'è? Te le aiuto cosa? Cioè, ma io è stato assolto, Cornoto. E poi lui mo ci è arrivato a cosa di quelli appoggi logistici, che ha aiutato a quelli per ammazzare la gente. Da Viterbo, Giuseppe Trovato era in contatto con i suoi cugini di Lamezia Terme, Franco e Luigi Trovato. I fratelli Trovato
Hanno numerosi precedenti per traffico di stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, rapina ed usura, aggravati dal metodo mafioso. I cugini di Giuseppe sono una costola del potente clan 'ndranghetista dei Giampà. Io ci voglio sempre, vi vai a trovare, però non minimo, capito? Diciamo, io si è messo con un malo pesce con me. Io può fare anche le 4 montagnare, ma trovate trovato non potremo potere. Capito? Dopo sa c'è come era il coteggio. E lui si pensa che sogno come 25 anni a rieta, capito? Ma ti aspettavi a Viterbo una cosa del genere? Sinceramente no. Sapevo, conosco i matti del posto, no? Però più che risse, accoltellamenti, insomma cose risentite in città. Immaginarti un pezzo di 'ndrangheta qui? È strano. Condannato in primo grado a 13 anni e 4 mesi per associazione di stampo mafioso, Giuseppe Trovato è originario di Lamezia Terme. Suo padre vive ancora lì. Però mio padre, con mio cugino, loro diciamo, volevano ammazzare mio cugino, capito? Perché mio padre l'appoggiava con i vecchi, capito? Mio cugino ormai è giovane. Però non lo deve sapere nessuno. Hai capito? Mi ha detto tu ti sta qua, dritto, tu ti sta qua e a faticare e basta. Dicono che suo figlio era un boss, una cosa. E non è vero, sono tutte bugie. Nel senso che io vi posso dire che la situazione è tutta una montatura. Guarda, adesso voi pensate di no perché lui non è formalmente 'ndranghetista. No, però loro sostengono, però viene da una famiglia vicina alla 'ndrangheta. Ma parlano di lei. Allora, no, io di 'ndrangheta non ne capisco. Perché lui dice c'è un'intercettazione in cui suo figlio dice... Guarda con i cugini. Con i cugini? Con i cugini e quelli 'ndranghetisti sono. La mafia diventa mafia quando si prende pezzi del nostro territorio. Lo fa con la violenza, gli appalti e le infiltrazioni nella politica. Oppure lo fa rendendosi invisibile, gestendo i traffici illeciti di droga e riciclando i soldi nell'economia pulita. Oggi l'organizzazione mafiosa più ricca e potente al mondo è la 'ndrangheta. Dal Canada all'Australia, dal sud al nord della penisola, le 'ndrine calabresi hanno allungato i propri tentacoli ovunque. È l'unica mafia al mondo che non conosce confini. Ed è per questo che vi porteremo alla scoperta del vero volto della 'ndrangheta. Sono Daniele Piervincenzi e questo è Mappe Criminali. La 'ndrangheta è uno di quei fenomeni che cerca sempre di far vedere quello che gli altri vogliono vedere. Che siamo dei signori, tra virgolette, che siamo dei poveri contadini o dei poveri pastori, che sì, abbiamo una bella casa, abbiamo le auto, però niente di che. Che siamo lì a loro disposizione, laddove loro avessero bisogno noi siamo pronti a dargli una mano. Questa è la strategia da sempre. Quest'uomo è stato per anni un influente membro di una potente famiglia di 'ndrangheta.
per la prima volta e in esclusiva per Mappe Criminali, ha deciso di raccontare la sua storia. La radice. Perché se la radice è buona, i rami saranno buoni sempre. Anche se c'è qualcuno un po' storto, lo tagli, se la drizza perché la radice è buona. Se la radice è storta, è storta. E a questo ci tengono molto. Quella è la base, l'inizio di qualsiasi tipo di discorso puoi pensare di affrontare. Quella è l'inizio di tutto. La tua famiglia non è tuo papà, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, no. Prima viene quelli e poi verranno i tuoi. E questo è il rituale. Sì. Tu abbandoni la tua famiglia Ma natia. tu riconosci un'altra famiglia. La tua non esiste, la tua sono numeri. Ed è per questo che abbiamo letto di fratelli che uccidono fratelli, di padri che uccidono figli. E di figli che uccidono padri. Tu l'hai visto? Certo. Però quando entri lì, quello è il giuramento che fai e ne va della tua vita. Anzi, ti dirò, se uno della tua famiglia vera, reale, è condannato, è regola che te ne occupi tu, non un estraneo. Se hanno deciso che tuo fratello deve morire, non è che viene qualcuno a dirti, ascolta David, fa fuori tuo fratello. È implicito che tu lo devi fare. E questo per perpetrare quelle radici di cui parliamo. Esattamente, per tenere ferme quelle regole. La storia processuale dell''ndrangheta comincia qua, su Achiana, la pianura che si estende tra l'Aspromonte e il Mar Tirreno. È il 1929, quando 150 affiliati delle Endrine sono messi per la prima volta alla sbarra a Palmi, insieme al boss della piana di Gioia Tauro, Santo Corio. Da quasi un secolo ci sono, secondo la DIA, decine di locali sparsi fra i comuni della piana. Sono, insieme ai clan, il livello più basso nella gerarchia 'ndranghetista. Se c'è un luogo dove l''ndrangheta è ancora visibile è questo, la piana di Gioia Tauro. Una terra fatta di antichi latifondi, nobiltà, ma anche omertà. Per i clan questa è ancora roba loro. Buongiorno. Sono un giornalista. Io sono un poeta dialettale. Allora io sono fortunato. Io sono Antonello, fatto col pennello. Allora, il suo nome com'è? Daniele. Solo il nome. Daniele. Daniele, benissimo. Al mio caro amico Daniele, il testo, no? E viva la Calabria, che sia la terra mia. Al mio caro amico Daniele io scrivo questa poesia. Che vita ha fatto lei qua nella piana di Gioia Tauro? Guardi, io sono perito pratico, io sono nato in un pagliaio, ero colon del duca, io abitavo qua, più in fondo, no? Ogni anno a Natale ci devo portare pure il gallo. Qua, il regalo gli portava? No, è scritto nel contratto, egregio signore, capito? E il duca cosa vi dava a voi? Niente, quello che facevamo lavorando. Cioè i prodotti della terra? Con la zappa, niente gli dava, niente, non gli dava niente, capito? Non vivevano dentro delle case come quella? Quale case? Tutte pagliaie. Baracche? Sto scherzando, quasi chi l'ha mai visto. Quali famiglie di 'ndrangheta come ci stanno qua adesso? No, io non me ne interesso di queste cose perché alcune cose mi fanno nausea. Cos'è che fa nausea? E praticamente chi comanda, e dopo a me non comanda nessuno. Sì, ma chi lavora la terra poi c'è sempre qualcuno che lo va a disturbare, gli bruciano le piante, gli tagliano le recinzioni. E questo voglio dire, non voglio entrare in queste cose, capite che voglio dire io? Ho capito, ma lei è nato e cresciuto qua, chissà quante ne ha viste. No, non ho visto niente. C'è un detto. Chi vede si ottura gli occhi e la bocca deve essere sempre chiusa.
mondo feudale della piana, di questa Calabria, non è finito. Ci sono ancora i signori che hanno ettari e ettari di terreno. E poi ci sono i cosiddetti mezzadri speciali, quelli che sui campi non li vedi mai, però fanno sì che tutto fili liscio, fino a che non vengono licenziati. Questi qua erano i vecchi alloggi del podere. Sì. Un mattone, cazzo di terra. Come facevano a murare questi? Facevano il fango? Sì, tutto fango. Dentro abitavo. Ci abitavano. Che starebbe dentro una cosa così? Ma è vero che al Duca gli hanno fatto dei dispetti? Gli hanno fatto il danno alle piantine. E poi mi ha detto che avevano fatto una specie di incendio. Ce ne siamo accorti che hanno chiamato lui, uno che passava, e siamo scappati tutti gli operai. E siete andati a cercare di spegnere. Con l'acqua abbiamo preso le botte, l'erba era pure un po' secca. Incendio. Quello che è più il danno economico. La rabbia è più che economico, fastidio. 1, 2 piante, 3 piante. Sempre con chissà se posso fare e non mi fanno il danno, chissà. Sembra una tradizione, sembra. La Calabria se la porta dietro. Eccoci, molto piacere, Daniele. Piacere, Alessandro. Grazie. Piacere. Questo è il palazzo. Sì, questo è il palazzo di famiglia dove viviamo io e mia zia. Di che anno è? Credo che sia dalla fine del Settecento. Perché un duca nato a Napoli, cresciuto tra Roma e Milano, poi decide di tornare qui a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, a fare di fatto l'imprenditore nel settore agricolo? Mi ha portato qui la consapevolezza di avere comunque un'azienda. Sono stati poi gli anni successivi, l'entrare un po' dentro le realtà e le difficoltà comunque di gestione, che sono state un po' più dure. Negli ultimi anni ci sono stati piccoli episodi, però ecco, fortunatamente rimangono piccoli episodi. Sopportabili? Sopportiamo, denunciamo e andiamo avanti. Come ti sei dato una spiegazione a tutto questo? Perché nessuno è mai venuto a chiedere niente. No, nessuno. Qua è diverso, qua magari aspettano che sia tu che vada da loro a chiedere aiuto. Addirittura? Qui cioè, neanche vengono? Magari ecco, la loro aspettativa è che qualcuno vada a chinare la testa. Che qualcuno vada ecco, a chiedere quella che chiamano protezione. È difficile, guarda, veramente è difficile. Io mi rendo conto che la situazione è molto particolare. Quando la vivi, poi qui, diventi quasi assuefatto ad alcune situazioni. Si fa l'abitudine anche a... Si fa l'abitudine a tutto quanto. Io spero di essere contrasto dorato, cioè contrasto, ma comunque mi rispettano perché comunque è un lavoro, perché comunque sono una realtà economica del territorio e non conviene a nessuno ammazzarmi o farmi fallire. E io vado avanti per la mia strada. L''ndrangheta non è presente soltanto in Calabria, ma anche al nord, dove si è insediata da decenni. Ovunque è andata, ha replicato passo dopo passo lo stesso modello utilizzato al sud. Siamo a Ventimiglia, l'ultimo avamposto italiano prima della Costa Azzurra, della Francia. Qui negli anni 50 fu spedito al confino Santo Corio, il boss di Palmi e il protagonista del primo maxi processo all''ndrangheta. Ma in quegli anni sono tantissimi i calabresi che arrivano in Liguria in cerca di fortuna, portando con sé, oltre alla valigia di cartone, anche le proprie tradizioni. Da quanti anni sta qua?
Io guarda, sono venuto il 1° ottobre del 69. Avevo 14 anni. È venuto a lavorare. A Calabria che cazzo facevo? Morire di fame. Da quanti anni sta qua lei? Da 12 anni sono scappato di casa, da Calabria. Una vita intera. Una vita intera. E che ha fatto nella vita qui? Che lavoro? Lavoratore. Mio papà è venuto qua dalla Calabria nel 48. Dopo un po' ha conosciuto una famiglia che abitava qua a Ventimiglia e che gli ha detto che se voleva andare a lavorare con loro in campagna. Siccome lui laggiù faceva questo lavoro, è andato e dopo un anno questa famiglia gli ha detto perché non fai venire la tua famiglia su? Io sono ventimiglia. Ah, lei è originale. Sì. È la prima che incontro. Sì, ce n'è pochi. Perché gli altri sono morti tutti ormai. Abbiamo fatto fuori tutti i liguri. Voi calabresi? Ah, ecco. Una volta qua, sai come chiamavano Ventimigliati? Montelepri. E perché chiamavano Perché Montelepri? tutti i confinati che venivano da Calabria, da Sicilia, mi mandavano... Montelepri come paese del Mi Palermo. mandavano qua, a Latitante, hai capito? Cioè, i latitanti? No, latitanti. O chi veniva mandato al confino perché, Esatto, perché i confini mandavano qua. Cioè, gli andranghetisti dei giù li mandavano Esatto. qua. E qua è Montelepri. Sta piangendo pensando alla Calabria. Pensa a te. Qui quando si parla di Calabria ci si commuove. Dopo tanti anni. Ma lei ha fatto la vita, ha fatto. Sono stato in galera, no. Ho visto il tatuaggio. Ti sono venuti a prendere mentre parli con me? No. Sì, mi sta arrestando, no? Che mi sta arrestando. La nostra memoria storica qua voi. E ne sono successe qua di cose, eh? Mai nei tempi passati. Dagli anni 50 sono incominciati ad arrivare i primi esponenti, dopodiché col fine degli anni 70, primi anni 80 hanno colonizzato costruendo un rapporto tra 'ndrangheta, massoneria e politica e potere economico. Fino a che poi negli anni 90 sono arrivati al coordinamento perfetto tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra nella spartizione del territorio, delle attività, nella promozione di attività criminali e tra virgolette legali comuni. È per quello che la Liguria è lo specchio della Calabria. Cioè, la Liguria è stato il laboratorio dopo il quale si sono poi diffusi in tutto il nord. È proprio la Calabria del nord. Da Ventimiglia parte, dalla città di Ventimiglia, la donazione del fonte battesimale al santuario di Polsi, santuario usato dall''ndrangheta. La Madonna della Montagna. Esatto. E da Polsi sale la processione della Madonna, usata per le riunioni di 'ndrangheta, per gli incontri, a Ventimiglia. Secondo la DIA, oggi in Liguria ci sono 9 locali di 'ndrangheta. I locali sono come delle succursali di un'impresa e rispondono a uno dei 3 mandamenti in Calabria. Mandamenti e locali rispondono al massimo organismo della 'ndrangheta visibile, la provincia. A Ventimiglia comandava, fino alla sua morte da incensurato nel 2019, il boss Antonio Palamara, indicato dai magistrati come referente per il narcotraffico tra Italia e Francia. È il 7 settembre 2019 e da questa chiesa, dedicata a San Michele Arcangelo, parte una processione. Per le vie del paese sfila la statua della Madonna di Polsi, la Madonna della Montagna, come quella custodita da secoli nelle gole dell'Aspromonte, che per la 'ndrangheta è la mamma, e le regole e le gerarchie della mamma valgono lì come qui, in Liguria. Quando c'è stata la processione, qui lei c'era? Sì, sì. Com'è? Bellissimo. Che succede? Fanno festa alla Madonnina, la portano in giro, poi la portano qui e poi la portano alla cattedrale. Ma è vero che se incontrano qualcuno di importante la Madonnina gli fanno fare l'inchino?
Questo non saprei. Durante la processione, la Madonna si ferma proprio qui, davanti a questa panchina, dove sono sedute due persone. Accanto alla moglie c'è Carmelo Palamara, il fratello di quello che secondo i magistrati era il boss della locale. Palamara riceve il saluto della Madonna, ringrazia e si unisce al corteo. Sì, salve, cercavo il signor Palamara. Mio marito non c'è adesso. Ah no, ma se rientra tanto noi facciamo qua un giro per il paese. Vabbè, ma mio marito non è che sarà interessato, guardi. Non ci interessa di niente. Buongiorno. A lei? E addirittura si sono importate le tradizioni. Sì, anche le tradizioni. Per esempio la processione della Madonna di Polsi. Quella è particolare. Quella non la... Però non la vabbè, cioè, però non l'ha voluta nessuno. Cioè, credo che non è stata tanto ben accetta. L'hanno voluta pochissimi. Pochissimi. Quei pochi. L'Andrangheta non si limita a controllare ogni zolla di terra nell'interno. Negli anni ha capito che si potevano fare soldi, eppure tanti, con gli appalti di Stato. Uno su tutti, il porto di Gioia Tauro. Questo è il più grande porto per lo smistamento di container d'Italia, il primo nel Mediterraneo. Ogni anno passano da qui oltre 3 milioni di container. Ma se vogliamo capire come ha fatto l'Andrangheta a mettere le mani sul porto di Gioia Tauro, dobbiamo fare un salto indietro di 50 anni. L'anno chiave è il 1970, quando a Reggio Calabria l'Andrangheta anima i moti di Reggio e partecipa al tentato golpe borghese. Il governo scende a patti con i clan e mette sul piatto un pacchetto di misure straordinarie destinate allo sviluppo della Calabria. 1.300 miliardi di vecchie lire, quasi 700 milioni di euro, per la costruzione di un porto e di un centro siderurgico nella piana di Gioia Tauro. Quando a Gioia Tauro si viene a sapere dei miliardi stanziati dal governo, iniziano gli attentati. L'obiettivo? Le aziende impegnate nella costruzione del nuovo porto e del polo siderurgico. In un anno 154 bombe contro aziende, cantieri e mezzi. È il settembre del 1974 e il gota dell'Andrangheta si riunisce qui, in un hotel dei Piromalli. Attorno al tavolo siedono Ntoni Macri di Siderno, i padroni di casa Mommo e Giuseppe Piromalli e Giorgio, Paolo e Giovanni De Stefano da Reggio Calabria. Sono 3 famiglie che rappresentano il livello superiore nella scala gerarchica dell'Andrangheta e sono espressione dei 3 mandamenti: Tirrenico, Ionico e Centro. I vertici dell'Andrangheta non si accontentano più delle estorsioni ai cantieri. Vogliono entrare negli appalti con le loro aziende e si spartiscono la torta dei lavori. Questo è un momento epocale perché l'Andrangheta decide di fare un altro salto di qualità e crea un nuovo organismo di comando per tutta l'organizzazione, la Santa. La Santa è fondamentale, lo spartiacque tra la vecchia e la nuova 'ndrangheta. Già nel 1970 è stato formalizzato la possibilità che
che uno stesso soggetto sia 'ndranghetista e faccia parte di una loggia massonica deviata, perché entri nel potere, nel mondo delle professioni, nel mondo di burattinai. Cioè c'è il capo che dirige, c'è il killer, c'è l'estortore, c'è l'usuraio, c'è il professionista che mette a disposizione la sua professione, la sua specializzazione al servizio dell'organizzazione. È invisibile fino a quando risulta un professionista incensurato. All'inizio c'erano solo 33 santisti. Ogni locale di 'ndrangheta poteva avere un santista. Quello è il potere reale, la santa è il potere reale. Io sono un piccolo imprenditore, nato, cresciuto e pasciuto in questa terra. Da 19 anni e 45 giorni vivo sotto scorta, semplicemente perché in questo paese considerato civile succede a chi denuncia il sistema estorsivo. È una scelta che rifarei 1 milione di volte, perché è il periodo in cui mi sento un uomo veramente libero. E continuo a amare questo territorio e rimango qua. La parola 'ndrangheta, che per me era sconosciuta, a quei tempi neanche si sussurrava. Poi purtroppo la conobbi già nella tenera età, io avevo 8 anni. Dovetti rinunciare a una piccola vacanza in una colonia estiva. A quei tempi c'erano queste colonie estive. Dopo 3 giorni mio padre mi fece rientrare perché la 'ndrangheta lo aveva minacciato che mi avrebbero ammazzato come ritorsione nei suoi confronti perché non si era piegato al pagamento del pizzo. Mio padre era un frantoiano, moliva le olive, ma anche nel settore delle olive c'è la 'ndrangheta, ci metteva la sua mano, cioè quali olive potevi prendere, quali non dovevi prendere, chi doveva assumere, chi non doveva assumere, e via discorrendo. Ci sono sempre e dovunque, cioè non si muove foglia che la 'ndrangheta non voglia, qualsiasi tu cosa faccia deve pagare l'obolo. Da qui mi nacque questo acronimo IVAM, che vuol dire imposta valore aggiunto mafioso, cioè su ogni cosa tu devi pagare come se fosse uno Stato che ti gestisce. E quindi fa parte quasi del tuo vivere e tu non ti senti neanche una persona che si piega. Ma tutto questo contrastava con i valori che ha insegnato mio padre, no? Cioè l'onestà, l'essere una persona libera. Tu non eri libero. Hanno bruciato escavatori, camion, minacce, cose varie. Io l'ho sempre denunciato. Però in alcuni casi, quando fui portato a cospetto di pericolosi latitanti, più volte, alcune volte ho incontrato rappresentanti delle forze dell'ordine, anche se io non ne faccio di un erbo un fascio. E di qua ti viene il timore, dove vai a denunciare? Chi fa questa scelta viene emarginato dal sistema. Emarginato non solo perché la 'ndrangheta deve dimostrare che non bisogna fare questa scelta, ma sei emarginato anche dai tuoi colleghi. I miei colleghi stapparono una bottiglia di champagne, una delle più preziose, ma non perché la gente andò in galera, perché mi ero autoescluso dal sistema, perché ognuno vuole la sua parte di IVAM, quindi hanno paura che tu vai a denunciare. All'estero ho trovato molto più spazio, dove c'è meritocrazia, dove c'è più serietà, dove ci sono regole e leggi più concrete e dove si può lavorare. Quanti dipendenti ha adesso la sua azienda? Ma la mia azienda non ne ha moltissime, sono circa sui 550. 550? Però quanti di questi sono a Palmi? A Palmi 0. A Palmi 0. Però io resto qua. Soldi pubblici e appalti. Dagli anni 70, uno dei principali bacini di finanziamento dell''ndrangheta. Il simbolo del predominio delle Endrine sulla Calabria, un'autostrada costata svariati miliardi di euro e ancora incompleta,
dopo 55 anni. Sì, vi stiamo parlando della Salerno-Reggio Calabria. Pensavate veramente che fosse stata ultimata? E invece no. Manca all'appello ancora un ultimo tratto, perché qui i lavori sembrano non finire mai. Salve, lei pure è del... No, io sono dell'impresa. Ah, lei è dell'impresa. Come si chiama l'impresa, mi scusi? Steel Concrete. Come? Steel Concrete. Steel Concrete. E siete voi che effettivamente state facendo il lavoro? E quasi ultimato, vedo io. Sì, sì, lunedì. Lunedì finito? Quanto ci avete lavorato? Dal 2018. Tutti dicono della Salerno-Reggio Calabria i lavori sono infiniti, Invece? Beh, ma questo è stato un lavoro, ci sono stati un po' di imprevisti. Ci sono stati imprevisti? Tipo? Questo viadotto qua era quasi caduto. Quindi un lavoro sopra un altro lavoro. L'azienda, la vostra azienda è di qua, è locale? Verona. Di Verona? Sì. No, voi siete di qua però. Lei è calabrese? Sì, ah, ecco. La ringrazio. Su questo tratto i lavori erano già stati fatti, però hanno deciso di farli di nuovo. A vincere l'appalto la Steel Concrete di Verona e altre 2 ditte. Valore dei lavori? 58 milioni di euro. Ogni lotto attraversa il territorio di un locale, di 2 locali di 'ndrangheta. Quindi è ovvio che quantomeno il movimento terra, il trasporto di inerti, la mazzetta del 3%, la fornitura di manodopera deve essere gestita dal locale di 'ndrangheta sul quale tu stai attraversando, sul quale tu stai costruendo, stai modificando il tracciato della Salerno-Reggio Calabria. Tu devi pagare la mazzetta, non solo in 80 perché quella mazzetta mi serve per arricchirmi io e per far mangiare i picciotti, ma serve anche come riconoscimento del mio pedigree di capolocale su quel territorio. Questa è una delle società ad aver ottenuto il subappalto dalla Steel Concrete di Verona. Leggendo un po' nelle indagini, nelle carte delle inchieste, c'è ancora qualcuno che spartisce e dirotta i fondi che dovrebbero andare alle aziende ad alcuni clan, che sono quelli che poi si spartiscono il territorio. Sì. Che esperienza ci avete avuto? A mio parere, diciamo, questo fattore qui è un pochettino strumentalizzato, nel senso che i problemi sicuramente ci stanno, non è inutile negare che non ci siano problemi, però la criminalità si è molto evoluta, nel senso che i figli dei clan sono tutti laureati, hanno i colletti bianchi che hanno le società in giro per l'Italia, non sono più qua è rimasta la mafia spicciola, l''ndrangheta spicciola. Quella un po' arcaica. Quella un po' arcaica, quello che dice fammi lavorare, eccetera, eccetera, col mezzo, non è quello che non ti permette di fare il cantiere. Ma le piccole aziende riconducibili a X o a Y, come riesce ad accedere a questi appalti, a questi fondi? In che modo? Ma io non credo che sia possibile più questo. Negli ultimi anni secondo me non è più possibile. Io le dico una cosa, no? La maggior parte delle interdittive che vengono fatte in Calabria vengono fatte perché lei che ha un'attività viene da me e si serve da me. Quindi se vedono il rapporto tra me e lei, fanno l'interdittiva a me e a lei. Io dico sempre, io ho avuto anche un sacco di amici che sono stato coinvolti in queste cose. Io mi sono sempre continuato a comportare in modo come mi sono sempre comportato. Io penso che chi si alza la mattina alle 3, alle 4, alle 5 per lavorare non è un 'ndranghetisti. Un imprenditore qui, il consiglio, cos'è che non deve mai fare? Io vedo un pochettino, pure io mi vedo queste scene, c'è un altro imprenditore giù che non mi ricordo come si chiama, che è da 20 anni sotto scorta. Secondo me chi vive sotto scorta fa una vita peggio di un inferno, un galeotto. Quindi non è facile, ripeto, non è facile. Io se, ripeto, mi dovesse succedere qualcosa prenderei tutto e me ne andrei dalla Calabria. Allora, il tratto dell'autostrada che va fatto. Dice, guardate,
intanto venite voi a Verona che non vogliamo vedere a nessuno. Io gli ho detto, guardate, ora io ne parlo, so che possiamo avere la tranquillità con le persone che ho parlato, anche perché si deve rinnovare il meccanismo. Certo. In questa specie di parcheggio di Siderno viene intercettata la conversazione fra due intermediari dei clan. È il 14 dicembre 2017 e l'appalto è appena stato assegnato. Gli ho detto, datemi una cifra, se no su cosa ragioniamo? Dice 30 milioni, qua ci sono 20 milioni di lavori specialistici. Sì. Lui dice, noi noleggiamo i mezzi, ma che siano nella whitelist. Ma questi volendo poi si trovano. Certo, l'importante è che qualcuno non si impunti. I due discutono della fetta che spetta alle Endrine. Su 58 milioni di euro totali sono 30 milioni di euro, più della metà. Se il bitume va a uno, le barriere antirumore vanno a un altro, ma soprattutto serve un amico che abbia una società iscritta alla whitelist, ovvero le società formalmente pulite. Uno dei due uomini presenti all'incontro si chiama Domenico Laurendi ed è un imprenditore edile ritenuto vicino alla cosca degli Albaro di Sinopoli. Per gli inquirenti, Laurendi è un trafficante di droga, estortore ed esperto di appalti di ogni natura, in grado di operare su tutto il territorio nazionale. L'altro uomo, invece, si chiama Luca e sui social si definisce un esperto in materia di gare di appalto di lavori pubblici. Un decennio fa, Luca fa scalpore perché denuncia un pestaggio subito da degli usurai vicini alle Endrine. Io ho deciso poi dall'altro perché ero ragionato, io ho capito che bisogna lavorare all'unica istituzione che ci vuole lottare. Con le sue dichiarazioni manda in galera diversi 'ndranghetisti e diventa un testimone di giustizia. Salve, nell'inchiesta che stiamo facendo noi avevamo preso un personaggio che è Laurendi. Mimmo Laurendi, era un mio cliente. Io so che con gli appalti lei è un esperto, uno che fa questo di lavoro da sempre. Ma Laurendi con gli appalti, che dimestichezza c'ha? Aveva un'azienda e non un'azienda normale, aveva un'azienda certificata per poter partecipare ad appalti anche di 2-3 milioni. Se prendo un altro imprenditore sembra, tra virgolette, un poveraccio rispetto a Laurendi. Però invece nel caso in cui Laurendi si interessa e comincia a chiamarla e a parlare con lei, era per l'appalto quello preso poi dalla Steel Concrete, quella di Verona. Luca, si devono girare un poco di cose da e Laurendi Domenico. Luca, 30 milioni, quello che c'è. Io detto, datemi una cifra, se no su cosa ragioniamo, dice. 30 milioni. Questo è questo Luca sarei io. Sì. No, è quello giornalista, è molto pochino, ma è sicuro che sono io. Cioè, Laurendi era specializzato per la Cosca Albaro in questo compito. Se lui era deputato dagli Albaro a fare questo, onestamente io questo non lo so. Poi si parlava di questo appalto, ma perché, come dire, se viene qua da me un'azienda e mi dice c'ho 20 milioni di lavori tra Locri e Catanzaro, è normale che io nella mia testa posso ragionare chi c'è a Locri, chi c'è a Reggio, chi c'è a Catanzaro, chi c'è a Gioiosa. E però questi della Steel Concrete le dicevano a lei no, noi vogliamo parlare solo con te. Ma io non li conosco questi della Steel Concrete. È finita, cioè il mio dialogo è stato una volta con questo gioco, o 1 o 2 volte, non mi ricordo, e mi ricordo. Loro dicono pure, se non hanno trovato una porta aperta con Luca, l'avranno trovata al suolo. Buonasera, signor Camagna, io sono Daniele Piervincenzi, un giornalista. Lei è il direttore generale della Steel Concrete? Sì. Noi abbiamo intervistato il signor Luca, che è quel professionista esperto di gare d'appalto, che però intercettato faceva riferimento ai subappalti della Steel Concrete che lui avrebbe dovuto gestire nel macrolotto della Salerno-Reggio Calabria, quello vicino a Reggio. Vi assicuro che questo nome qua mai sentito.
No, perché quando io l'ho intervistato, lui mi ha detto che ha incontrato 1 o 2 volte un rappresentante della Steel Concrete, proprio per discutere dei subappalti, che doveva essere una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Io parlo in qualità di direttore generale della Steel Concrete e le dico, con me non ha mai parlato questo signore, non so mai chi sia, mai sentito nominare con questo signore. Ma poi se andate a parlare con qualcuno, questo è, per carità, non posso escluderlo, come faccio a dirle sì, no. E quindi scusi, a chi vi siete rivolti in Calabria per la gestione dei subappalti? A nessuno, direttamente con le imprese. Noi siamo un'impresa che i lavori li fa o li subappalta, ma in genere sono le altre imprese che chiedono di venire a lavorare per noi, a fare i subappaltatori, e poi insomma si chiede, si cerca di capire chi è l'impresa, che tipo di lavori ha fatto, com'è la gente, il macchinario. No, perché scusi, voi siete un'azienda di Verona, avete gestito in totale autonomia un appalto delicato in Calabria. Possibile che non abbiate mai avuto un fastidio, dispetti, un avvicinamento? Per quanto ci riguarda, no. In questo frangente non abbiamo mai avuto alcun, niente, neanche, se posso dire, neanche un incidente che sia successo qualcosa. Non c'è. Va bene, la ringrazio molto. Arrivederci. Quando pensiamo all''ndrangheta, pensiamo sempre e solo alla Calabria, ma ci sbagliamo. Le famiglie 'ndranghetiste da decenni vivono altrove e vivono seguendo la via della violenza e della sopraffazione. C'è una cultura di mafia che è incredibile. Sei nato e cresciuto? Infatti io sono nato lì nella famiglia sbagliata, per come la ragiono io, perché le difficoltà che ho avuto io nella vita non è stata la vita stessa, perché la vita stessa già ti dà delle difficoltà non indifferenti, ma sono state loro, il sangue del mio sangue. Rolando Fazzari è un testimone di giustizia che vive in Liguria. Suo padre, Francesco, è stato un imprenditore che gestiva società edili e cave. Nel 1992 è stato arrestato per smaltimento illecito di rifiuti, ma è morto prima della fine del processo. Francesco Fazzari è deceduto da incensurato. Diciamo che mio padre, Francesco, ha sempre avuto, diciamo, quella mentalità di 'ndranghetista, di mafioso e via dicendo, no? Difatti tutto quello che lui ha sempre ottenuto l'ha ottenuto al 99% con la prepotenza che tutti si sono sempre piegati, perché nessuno qua nella zona li ha mai denunciati. Si faceva forza della potenza della cosca Gulace Raso Albanese laggiù. Quando io c'ero laggiù, no, tutti cosa facevano così, per l'amor di Dio, perché sapevano che erano montanari ma erano ospitati, erano criminali. Francesco Fazzari è legato alla cosca Raso Gulace Albanese di Cittanova. La sorella di Rolando si è sposata con Carmelo Gulace, che, accusato di diversi omicidi, è stato condannato a 18 anni per associazione di stampo mafioso. Un giorno, uno di quegli anni là a venire, quando ero un ragazzetto, mi porta giù con lui. Tornate in Aspromonte. Mi porta laggiù e dovevamo avere un colloquio chiarificatore con certo Nicola D'Agostino che era il boss del paese. Quando eravamo giù, mio padre mi dice: senti, dovremmo sparare a questo qua, ti metti lì una curva di queste e quando passa Nicola D'Agostino ci tiri 2 colpi, io ti aspetto di sopra. E io mi sono rifiutato lì. Ma quanti anni avevi tu? Avrò avuto, non lo so, 16 anni, 16. Sì. E lui ti avrebbe messo una pistola in mano? No, un fucile, un mitragliatore, una cosa dell'altro. Una sera che ero ad Acarta, allora ero lì e c'erano i latitanti che soggiornavano dalla cosca lì, no? C'era Mommo Raso, che poi è diventato il capocosca apicale, quello che dicevano che comandava tutto, e c'era Ciccio Gulace,
Mi bussano di notte, alle 2 di notte, alle 3, quello che era. Latitanti, certo, latitanti. E mi dice, Rolando, apri che siamo noi. E si sono messi lì a dormire, che c'erano altre 2 brande. All'indomani, io già gli avevo chiesto alla sera, ma cosa è successo? E non mi ha voluto dire niente. All'indomani ho assistito talmente tanto con Mommo Raso. Gli ho detto, ma mammino, cos'è successo? E poi lui con un mezzo sorrisetto ha detto, ma perché poi quando ci sono delle volte che cominciano, tirano pugni contro quelle lamiere, se fin tanto che non ci alziamo non ci lasciano in pace. E io mi è venuta la pelle d'oca, devo dire. Cioè lui faceva riferimento... Sì, perché io ho capito che... Di chi parlavano? Di un bambino. Di un bambino rapito. Di un bambino rapito che batteva i pugni sulla lamiera e non li faceva dormire. C'è stato un momento in cui hai detto basta, non è questa la mia vita. Sì, devo dire quando è successo quando io praticamente avevo conosciuto dei signori, no? E volevo che io facessi un piazzale, però c'era da portare via dei fusti e via dicendo. Io l'avevo rifiutato. I fusti, di che fusti erano? E poi erano fusti di rifiuti speciali e questa roba qua. Rifiuti tossici. E io da lì, ricordo, sono andato in chiesa, ho giurato. Te lo giuro, guarda, non dovessi andare più a vedere mio figlio al cimitero. Perché ho detto, da oggi basta, finisce. Finisce perché con me questi non ci dovevano avere più a che fare. Quindi tu sei andato in chiesa per giurare a te stesso? Ho giurato che li avrei rinnegati e li ho rinnegati a tutti all'infuori di mia madre. Cioè tu non gli riconoscevi più neanche l'onore? No, l'onore ce l'hanno sotto la suola delle scarpe loro. L'onore sai chi ce l'ha? Ce l'ha chi si alza al mattino, va a lavorare e non va a rovinare il prossimo e non va a ammazzare la gente. E chi va a lavorare? Una sera, quando gli ho detto che io me ne vado, lui ha tirato fuori la pistola di nuovo. Ma perché tuo padre tira fuori una pistola per puntarla al figlio? Per puntarla al figlio perché io me ne volevo andare. Ah sì? Perché lui praticamente ragionava così, di qua non se ne va nessuno, perché lui, secondo lui, doveva essere sfruttato sempre così, no? O se no andare a fare degli omicidi come mi diceva lui, o a ingegnarci qualcosa a qualcuno come diceva lui. Quello era un buon figlio. Questo era, certo, questo era lui. T'hanno distrutto, t'hanno rubato scavatori, mezzi. Sì, ma scavatore è l'ultima cosa. Ho associato un cambio appena nuovo, stampi, strada, impianto, gruppo elettrogeno, gomme, non gomme, impianti elettrici, rubato in casa, rubato in cantiere, da qualunque cosa. Quante denunce hai fatto? Ho perso il conto. Loro hanno in mano la tua vita ed è effettivamente così. Hanno in mano la tua vita perché loro quando decidono ti ammazzano, capisci? L'unica cosa che puoi fare cos'è? Denunciarli. Perché cosa fai? Li vai a ammazzare? Anche che ammazzi? Non esiste mettersi al loro livello. Cosa combatti? Contro 1 milione di persone, perché loro sono dappertutto. Loro sono in tutto il mondo, parliamoci chiaro. Tuo figlio andava a fare... La guardia senza che noi ne sapessimo qualcosa. Per andare a controllare che tutto andasse bene. E a te però non te lo diceva? No, perché lo sapeva che era il contrario, perché io lo sapevo cosa rischiava. Che se trovava qualcuno là solo l'avrebbe ammazzato. E lì è successa la disgrazia. Lì poi lui si voleva rendere... Utile. Utile, appunto. E si è ammazzato praticamente. Gli è crollato addosso? Sì, sì. Se non ti avessero fatto i dispetti, gli attentati, intimidatori, eccetera, tuo figlio non ci sarebbe andato là. Certo. E sarebbe ancora... Ma no, ma prima di tutto avrei avuto un'altra storia, mio figlio avrebbe avuto. Sì che tu vai fuori, incontri gli amici, ma i tuoi amici parlano di altro, no? Non di queste cose. Queste cose qua chi è che le parla? Chi è che le parla? Mi capisci? E lui, Gabriele, sentivano in famiglia di gullace, non gullace, questo e quell'altro, di sotto, tutte, capisci? Questo è mio figlio, quello blu.
Perché vabbè, l'Egitto per farlo scorrere. In pratica Beppe ha trovato una foto dove erano descritte le famiglie, le cosche mafiose in Liguria. E c'era anche la famiglia, la nostra. Beppe l'ha condivisa con scritto Gabri, mi inizio a preoccupare. Per scherzare ovviamente, non sapeva che era la mia famiglia. Però mi ha dato molto fastidio, perché mio padre, proprio per quel motivo lì, ha chiuso i rapporti con la sua famiglia. Sin da giovane, appunto perché sono dei mafiosi di merda. Infatti io i parenti ce li ho, solo dalla parte di mia mamma, perché quelli lì sono persone veramente schifose. Basta che cerchi su Google Carmelo Gullace, è mio zio. Leggi che personaggio che è e capirai perché la mia famiglia non vuole averci nulla a che fare. Per cui figurati, quando ho visto quella foto mi sono subito inalberato. Sì, infatti mica me la sono presa. Lui ovviamente non sapeva nulla, per carità. Ed è per questo che volevo che la levasse subito. Mi sto sbrigando a prendere la patente del camion. Almeno poi posso guidare il pick-up di mio papà. Per darti una mano. Che adesso te lo dico proprio così. Se tu parli di politici io ti posso dire sì. Ho saputo che comunque avevamo anche dei senatori che partecipavano alle riunioni nostre. Ministri? Prendevano ecco. La sua quota mensile. È vero. Non è che pensi che quelli di adesso non c'è nessuno? Sì, c'è più di uno. Anche a livello altissimo. Che sa. Tutto. Tutto, sì. Perché queste sono le regole di sempre. Per quello che ho detto, vedo difficile un cambiamento, una presa di coscienza reale. Se il tappo è così in alto, dici. È difficile. È difficile. Quella che avete appena visto è l''ndrangheta visibile, quella che si prende terre, appalti, sempre pronta ad allungare i propri tentacoli da nord a sud, ma solo quando ci sono soldi in ballo. Ma questo è solo l'inizio del nostro viaggio, perché c'è un''ndrangheta che non si vede, ma che governa. E noi ve la mostreremo nella prossima puntata. Sono Daniele Piervincenzi e queste Mappe Criminali. Ogni panetto, il peso netto è 1 chilo. Oh, il drone! L'hai visto? Mannaggia quando poggiamo, mannaggia! E dice, bisogna spiegargli al sindaco che non deve fare l'eroe, perché gli eroi sono solo quelli morti. C'è un contenzioso con il comune, da quello che ho capito. È il cortile, non è a casa. Se ne vada questa terra a casa. No. Comincia a fare storie. Da qua sotto potevano uscire dal paese senza mai essere visti. Sì. Noi cittadini del nord alla fine abbiamo la colpa di non aver voluto aprire gli occhi.